Come procurarsi dei Bitcoin. Buongiorno ragazzi. Dopo aver visto il funzionamento di Bitcoin, le sue particolarità e il suo utilizzo, è giunto il momento di scoprire quali sono alcuni dei tanti modi per procurarsi dei Bitcoin. Il modo migliore sarebbe quello di minarli, ma abbiamo visto che non è per niente semplice riuscire a farlo, quindi oggi esploriamo altri metodi e il primo è quello di guadagnarli. Avete capito bene, ma non attraverso piattaforme di lending o altre cose strane, ma grazie per esempio ad una piattaforma che vi permette di ascoltare dei podcast. Il servizio in questione si chiama Fountain. Fountain non è altro che una piattaforma in stile Spotify, che però ha integrato Lightning Network e vi permette, ascoltando i podcast appunto, di accaparrarvi qualche satoshi. Il suo modello di business è piuttosto semplice. Loro vengono pagati per inserire delle pubblicità nell'app e in cambio cedono qualche satoshi agli utenti. Per i creators è possibile anche sfruttare questa potenzialità per sponsorizzare un proprio contenuto, mettendo a disposizione loro stessi dei satoshi da distribuire agli utenti che ascoltano il loro contenuto. Noi utenti invece abbiamo la possibilità di spostare i fondi su un nostro wallet oppure donare dei satoshi ai creators che stiamo ascoltando, aiutandoli così a supportare il loro progetto. Chiariamo subito che non stiamo parlando di cifre astronomiche, anzi parliamo proprio di spiccioli, ma è proprio questa la cosa interessante, il fatto che il Lightning Network ci dà la possibilità di sfruttare anche millesimi di euro o dollaro. Appena fu lanciata la piattaforma c'erano ovviamente degli incentivi che portavano l'utente a ricevere discrete quantità di satoshi. Ad oggi invece la remunerazione, se così vogliamo chiamarla, parte da un sat per minuto e si viene ricompensati per la prima ora. Capite che ad oggi stiamo parlando di 0,00025 centesimi di euro per ogni minuto di ascolto. Se guardiamo il futuro, però, sono convinto che questo sistema porterà a una svolta nella fruizione dei contenuti, perché il creator li potrà mettere a pagamento, ma noi utenti potremo pagare solo per quello che abbiamo effettivamente utilizzato. Che ne so, se iniziate ad ascoltare un podcast, appunto, che dura un'ora, ma dopo 20 minuti vi stufate, ecco che pagherete soltanto i 20 minuti ascoltati. Se parliamo di farsi pagare per dei contenuti, ecco che ci approcciamo al secondo metodo per procurarsi dei Bitcoin, ovvero chiederli in cambio di un lavoro. Avete un bar, un ristorante, fornite consulenze? Iniziate ad accettare Bitcoin. Oppure siete dipendenti, ma come hobby fate qualcosa che vi viene remunerato? Iniziate ad accettare Bitcoin. Questo è un altro ottimo modo per poter mettere via qualche satoshi anche in maniera abbastanza privacy oriented. Pensateci, magari se al momento non avete niente da offrire potreste sempre inventarvi qualcosa, qualche servizio da proporre agli altri, magari proprio dei bitcoiners che saranno ben contenti di pagarvi in bitcoin. Iniziate, che ne so, a vendere degli stickers con la B sopra e fatevi pagare in bitcoin. Bene, ora passiamo ai metodi più comunemente utilizzati, ma prima di elencarveli voglio farvi una piccola precisazione. Ad oggi procurarsi dei Bitcoin in maniera anonima è quasi impossibile, è inutile prenderci in giro. Dobbiamo però renderci conto che non è solo importante essere anonimi, ma è anche molto importante mantenere un elevato livello di privacy. Anonimato e privacy non sono sinonimi. Voi volete l'anonimato quando non volete far sapere a nessuno quello che state facendo, mentre volete privacy quando volete essere voi a decidere a chi rivelare delle vostre informazioni e che tipo di informazioni volete rivelare. Ora che abbiamo fatto questa distinzione, il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di cercare strumenti che richiedano meno dati possibili su di noi, in modo tale da poter mantenere un buon livello di privacy. Seguitemi fino in fondo che poi facciamo una bella distinzione fra le varie tipologie. Se partiamo dal metodo utilizzato dalla stragrande maggioranza delle persone, ci accorgiamo subito che quello è il peggior modo per poter acquistare dei Bitcoin, ovvero attraverso gli exchange. Appena uscirono erano uno strumento perfetto perché richiedevano soltanto una mail e niente altro. Poi però la situazione è cambiata e oggi è diventato inconcepibile iscriversi su un exchange. Carte d'identità, codici fiscali, prove di residenza, dichiarazioni di redditi, certificati di provenienza dei fondi, sono tutti tipi di documentazione che dovrete fornire ad un exchange per poterlo utilizzare. Cioè, vi rendete conto che voi state fornendo la vostra vita a qualcuno che dovrebbe conservarla con cura, ma che 99 volte su 100 è già finita in vendita nel dark web? Questo andrebbe evitato. Oltretutto sugli exchange voi non avete nessun tipo di controllo sui vostri fondi.
Voi avete un account e solo quando preleverete, sempre che ci riusciate, entrerete in possesso dei vostri fondi. Vi cito solo i casi di FTX e di The Rock Trading, così se non sapete di che cosa si tratta fate una ricerca online e lo scoprite da soli che cosa è successo. Un altro strumento interessante, che però è KYC e quindi si porta dietro tutte le problematiche di privacy, è B2Age. Con questo strumento voi potete convertire direttamente parte del vostro stipendio in Bitcoin. Per farlo basta fornire al datore di lavoro l'IBAN che vi viene fornito da B2Age. Voi farete confluire il vostro stipendio lì e potrete decidere in che percentuale suddividerlo. Passando a soluzioni meno invasive, abbiamo Relai e Pocket Bitcoin. Relai è un'app da cellulare, mentre Pocket è un sito web che però ha da poco acquistato BitKeepy, che era un'altra applicazione per cellulare che aveva praticamente le stesse funzionalità di Relai, e quindi ora ha anche disponibile l'applicazione per cellulare. Questi due servizi vengono etichettati come KYC Lite, anche se questo termine è un po' brutto da sentire, diciamocelo. Ma come mai vengono definite così? Perché, essendo società svizzere, hanno la possibilità di non chiedere nessun tipo di documentazione al cliente se questo sta nei limiti consentiti dalla legge svizzera, appunto, che sono di 900 euro al giorno e di 90.000 euro all'anno. In questo modo non dovrete fornire nessun tipo di documentazione a queste piattaforme. Voi però manderete i fondi o via bonifico o con carta di credito, ed è per questo motivo che viene utilizzato il termine KYC Lite, perché è vero che voi non fornite documenti alla piattaforma, a Relai per esempio, ma la vostra banca sa che state inviando dei fondi ad una società di compravendita di Bitcoin. A mio avviso però è già un ottimo compromesso, perché almeno non fornite tutti i vostri documenti e i dati finanziari ad una piattaforma, ma utilizzerete lo stesso metodo di pagamento che avreste utilizzato per altre piattaforme. Un enorme vantaggio che vi danno queste app è che vi forniscono un vero e proprio wallet non custodial, sul quale vi gireranno i bitcoin che voi comprerete. Quindi i bitcoin saranno immediatamente in vostro possesso. Potete anche decidere di non utilizzare il wallet che vi forniscono e di farveli inviare direttamente ad un vostro wallet esterno. Inoltre queste sono piattaforme Bitcoin only, quindi è un altro punto a favore per loro. Se vogliamo avere ancora più privacy, esistono delle piattaforme peer-to-peer che possono fare al caso nostro. Qui noi non compriamo direttamente da un'azienda che poi ci invia i bitcoin, ma utilizziamo queste piattaforme che mettono in contatto acquirente e venditore. Esistono servizi sotto forma di app, come Pitch, che è un'app ancora in beta, ma che si propone proprio di far incontrare domanda e offerta tra i vari utenti. Poi ci sono soluzioni come Hodl Hodl, che si trova sotto forma di sito web e anche lui vi dà la possibilità di acquistare o vendere Bitcoin in maniera peer-to-peer. Infine abbiamo Bisq, che è anche lui un exchange decentralizzato, ma è proprio un vero e proprio programma che va scaricato sul PC e anche lui vi permette lo scambio peer-to-peer. Sostanzialmente queste piattaforme fanno da escrow, da intermediario tra le due parti, ma il prezzo di vendita dei bitcoin lo decide chi vuole vendere, così come il metodo di pagamento. Infatti vi può venire chiesto di pagare tramite bonifico, tramite Revolut, tramite gift card oppure tramite incontro di persona. Voi nella homepage troverete tutte le offerte con i dettagli e potrete decidere se accettarne una e quale accettare. Il pagamento verrà effettuato direttamente al venditore e non alla piattaforma. Infine, l'ultimo metodo che abbiamo è proprio quello degli acquisti di persona. Qui ovviamente ci sarà soltanto una persona che saprà che voi avete comprato Bitcoin, ovvero il venditore. Con questo metodo si ha un ottimo livello di privacy, ma in questo caso bisogna anche tenere conto dei rischi, perché comunque immaginate di trovarvi con una persona che non conoscete, a cui dovete magari dare dei contanti, diciamo che c'è il rischio di andare incontro a situazioni spiacevoli, ecco. Una valida alternativa possono essere invece i meetup come i Satoshi Spritz o i Bitcoin Beer, dove troverete un gruppo di appassionati e dove magari è più sicuro effettuare questo tipo di scambi. Poi ragazzi dipende anche dall'importo che scambiate, cioè chiaro che per 100 euro magari non vi accopano neanche. Bene, ora che abbiamo visto un po' di metodi possiamo suddividerli in metodi peggiori, che sono gli exchange centralizzati dove viene richiesto qualsiasi tipo di documentazione e dove non avete la proprietà dei fondi finché non li prelevate. Il vantaggio che hanno è quello che propongono commissioni estremamente basse per la compravendita, ma poi in tanti occhio perché vi fanno pagare una fee di trasferimento invece molto elevata. Poi abbiamo i metodi ottimali.
che sono, secondo me, quelle piattaforme come Relai o Pocket Bitcoin che vi permettono di acquistare senza il KYC. Queste piattaforme, come abbiamo detto, forniscono un vero e proprio wallet non custodial, quindi avete voi in mano le chiavi private. L'unico momento in cui vi dovete fidare è da quando fate il bonifico a quando ricevete i Bitcoin. Uno svantaggio invece possono essere le commissioni, che sono più elevate, ma con alcuni accorgimenti si possono abbassare comunque. Ad esempio con Relai si parte da una commissione del 2,5%, ma se acquistate più di 100 euro la commissione si abbassa di uno 0,5%. Se fate un acquisto ricorrente la commissione si abbassa di un ulteriore 0,5% e se usate un codice referral, che potrebbe essere il mio per esempio, che è REL47938 e che vi lascio in descrizione comunque, la commissione qui in questo caso si abbassa di un ulteriore 0,5%, arrivando così a pagare solo l'1% di commissioni, che non è niente male, considerando il fatto che non regalate i vostri documenti a nessuno. Inoltre, se vorrete spostare i vostri fondi su un altro wallet, pagherete soltanto le fees di rete. Poi abbiamo i metodi migliori, che possono essere soluzioni come Pitch, che però ricordatevi che è ancora in beta, quindi utilizzatela con attenzione, o come Bisq e Hodl Hodl. Con queste piattaforme state acquistando in maniera peer-to-peer, non c'è un ente terzo in mezzo. O meglio, ovviamente c'è la piattaforma, che però si occupa di fare incontrare domanda-offerta e di fare da arbitro in caso di controversie. Con questi strumenti voi effettuate i pagamenti direttamente ai venditori e quindi passate più inosservati, mettiamolo così. Il prezzo però non viene deciso dalla piattaforma ma dall'utente, quindi voi vi troverete con tante offerte a prezzi diversi, sta a voi decidere quale offerta accettare. Abbiamo poi i metodi alternativi, diciamo, li ho chiamati così, e qui ci possiamo inserire il mining, che in realtà dovrebbe essere considerato il metodo per eccellenza per procurarsi dei bitcoin, ma vista la sua difficoltà nel farlo, dobbiamo considerarlo come un metodo alternativo, appunto. Poi abbiamo gli incontri di persona, che sono ottimi, ma sono anche altamente rischiosi, e conviene sfruttare i meetup per essere un pochettino più sicuri e tranquilli. Bene ragazzi, queste sono alcune delle varie possibilità presenti. Esistono anche tante altre piattaforme, ma diciamo che rientrerebbero tutte comunque in una delle categorie che abbiamo descritto sopra. Ora sta a voi trovare il metodo che più vi si addice. Anche per oggi abbiamo concluso. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Vi lascio in descrizione il link per scaricare Relai se volete provarlo, così avete uno sconto con il mio referral e mi dareste una mano a sostenere il canale per voi a costo zero. Vi lascio anche i link di tutte le altre piattaforme, così potete guardarvele con calma e consultarle e vedere qual è la migliore che fa per voi. Noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!